Oggi andremo ad analizzare il token di FET, in particolare il progetto Fetch.ai. Come al solito andremo a fare analisi fondamentali sul progetto per cercare di capire se è un buon investimento oppure no. E poi andremo a fare technical analysis e price prediction per il token per cercare di capire fin dove può arrivare. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Samuele e mi occupo principalmente di criptovalute, investimenti e molto altro ancora. Se sei interessato a questi tipi di contenuti, valuta di iscriverti al canale per non perderti altri video come questo e metti mi piace al video in modo tale da aiutarmi a crescere qua su YouTube. Ti ricordo che ho un gruppo Telegram in cui parliamo dei nuovi progetti di criptovalute, andamento del mercato e mi puoi chiedere un po' quello che ti pare e te lo lascio qua sotto in descrizione. Ti ricordo che tutto ciò che dico all'interno di questi video è a puro scopo divulgativo. Ringrazio di nuovo un membro della community che si chiama Fab, lo trovate su Telegram con l'acronimo Fab. In particolare mi ha suggerito questo progetto e mi ha dato molte informazioni su cui ho basato appunto questo video. Ti lascio qua sotto i link per quanto riguarda il suo gruppo Telegram ufficiale del progetto italiano e appunto te lo lascio qua sotto in descrizione. Come al solito andremo ad analizzare il progetto sotto vari punti di vista, in particolare andremo a vedere che cos'è, che cosa fa, team, investitori e partner, tokenomics, andremo a vedere opportunità e rischi e competitors di questo progetto e in ultimo andremo a vedere technical analysis e price prediction per quanto riguarda il token. Detto già, andiamo subito a schermo per vedere questo progetto. Bene, cerchiamo di capire adesso che cos'è Fetch.ai e vediamo il punto numero 1. Fetch è una piattaforma blockchain basata su intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico. Fondato nel 2017, è un progetto abbastanza ambizioso che mira a fornire un'infrastruttura decentralizzata per automatizzare le attività attraverso l'apprendimento automatico e appunto l'intelligenza artificiale. La piattaforma si basa appunto sul Cosmos SDK e per tale ne derivano tutte le varie caratteristiche e ottimizzazioni di Cosmos e quindi anche migliorato il sistema di consenso. Cose interessanti da valutare rispetto a Fetch sono sicuramente il fondo istanziato da 150 milioni per gli sviluppatori, che è abbastanza recente, il che darebbe appunto abbastanza incentivi per sviluppare all'interno di questo ecosistema. Andando a vedere velocemente il team, andiamo a vedere il CEO, che è appunto Toby Simpson, e vediamo come abbia lavorato anche come CEO in varie altre startup e che attualmente lavora da 5 anni appunto a questo progetto. Toby ha molta esperienza in questo tipo di settore, così come anche il resto del team, formatosi appunto nel 2017 a Cambridge, e il team appunto è composto da più di 60 persone. Per quanto riguarda invece partners, vediamo qua una lista di tutti i partners del progetto, ma li possiamo vedere anche dal sito principale. Andando appunto, ecco, questi qua sono alcuni dei partners o backers della piattaforma: Coinbase, Binance, Gemini, Bosch, Festo e Outliners Ventures. E qua vediamo altri appunto exchange in cui è listato il token FET. Inoltre in questo sito vediamo il founding di questo progetto, appunto di due investitori che hanno tirato su ben 26 milioni di dollari e appunto sono GDA Group e Outliner Ventures. Per quanto riguarda l'adozione c'è abbastanza robe da dire, nel senso che ci sono varie collaborazioni, in particolare Bosch ha come partner Fetch.ai. Inoltre viene utilizzato anche nel settore del medico per il rilevamento delle cellule tumorali, appunto in collaborazione con Poznan Supercomputing Network Center, PSNC. Inoltre è stato persino utile alle rilevazioni del Covid. Se andiamo appunto in questa pagina qua che vi lascio qua sotto, vediamo tutte le varie collaborazioni del progetto, tutte veramente molto interessanti, e vediamo come questo progetto abbia veramente delle grandi potenzialità di adozione dal punto di vista di business. Per quanto riguarda il token, andiamo a vedere adesso. Per quanto riguarda il token, che è appunto FET, lo troviamo su rete Ethereum con 200 milioni di market cap, una full liquidity da 125 milioni e 65% dei token attualmente fuori, con una max total supply di 1 miliardo e 152 milioni di token. Un progetto interessante sicuramente per il fatto che il 65% dei token è attualmente fuori, cosa che come sapete a me piace molto. Andando a vedere nella sezione di tokenomics andiamo a vedere la distribuzione, che è per il 15% le mining rewards, future release, token sale, founders, advisor e foundation, e questi sono elencati tutte le percentuali. Vediamo che tutti i token verranno rilasciati entro appunto 6 anni, distribuiti in 6 anni. Per quanto riguarda il punto numero 4, nelle opportunità e rischi, mi sentirei di dire, che appunto sono considerazioni personali, quindi non prendetele troppo seriamente, che le tokenomics mi sembrano abbastanza serie, soprattutto per il lungo termine, ed è un progetto che le tokenomics appunto rispecchiano il tipo di progetto che è Fetch, cioè un progetto serio che cerca di creare delle tecnologie avanzate per il futuro, e cosa a me piace molto da un punto di vista fondamentale. Ci sono molti token fuori e questo è sicuramente positivo da un punto di vista di offerta, ed è in un settore molto innovativo e richiesto
questo, come appunto l'intelligenza artificiale e la blockchain, quindi le unisce tutte e due, quindi sono sicuramente cose positive, se non che appunto l'adozione, quindi tutti i partners che ha, sono veramente interessanti dal mio punto di vista. I rischi sono sicuramente il fatto che comunque è un progetto abbastanza piccolo e ancora secondo me non abbastanza conosciuto. Un altro dei rischi secondo me è derivante dalla questione che ci servono veramente tanti partner per prendere trazione a un progetto di questo tipo qua, e quindi comunque vada, anche se ha diverse collaborazioni, secondo me non sono ancora sufficienti a dare stabilità al progetto per il lungo termine o assicurarlo per il lungo termine. Per quanto riguarda invece il punto numero 5, andiamo a fare technical analysis sul token. Per quanto riguarda l'analisi tecnica sul token, questo è il grafico. Partiamo appunto dal 26 luglio del 2021, abbiamo creato la prima fase rialzista, un double top perfetto, e discesa, rottura del point of control, e adesso stiamo facendo una bella candela ribassista sul weekly, stampata dal point of control verso il ribasso. Ovviamente è un grafico sicuramente non positivo perché abbiamo rotto il point of control a ribasso e soprattutto siamo ai minimi storici, e dà delle buone idee per magari poter cominciare a fare un pack per il lungo termine. Come sapete, la mia strategia è quella di accumulare per il lungo termine, quindi sicuramente e sinceramente non acquisterei in questo periodo perché è abbastanza indeciso. Aspetterei magari altri ritracciamenti e comincerei a entrare a scaglioni. Questo è quello che probabilmente farei se volessi entrare in fetch. D'altra parte però è già abbastanza sottovalutato e sui minimi storici e ci starebbe quindi anche un pack immediato per chi è interessato a lungo termine. Chiaramente qua si parla di progetti a lungo termine. Per quanto riguarda invece price target a rialzo, questi qua sono tutti valori interessanti per appunto andare a prendere profitto nel breve termine. Per il lungo termine invece mi sento dire che sono abbastanza bullish su questo progetto perché appunto ha delle belle caratteristiche e soprattutto a livello fondamentale potrebbe fare molto bene. Non è uno di quei progetti super hypati, però sicuramente a livello fondamentale secondo me ha delle buone caratteristiche. Quindi mi aspetterei tranquillamente che questo progetto possa raggiungere, se viene preso bene in generale anche dai partner, backers, e comincia a diventare mainstream, molto tranquillamente arrivare a 1 miliardo di market cap secondo me è abbastanza fattibile, e attualmente è un per 5. Non mi stupirei se un giorno lo vedessi anche sinceramente arrivare a 2 miliardi di market cap, e quindi vuol dire fare un per 10 da adesso. Ora queste sono proiezioni fatte alla buona, perché mi baso un pochino sull'andamento del mercato, ma non posso fare comparazioni perché questo tipo di progetto, per esempio, non conosco altri progetti che fanno questo tipo di servizi. Mi baserei più su dei layer 1, e normalmente per un layer 1 che ha tot utenti e ha queste caratteristiche, 1 miliardo 2 miliardi sono anche pochi se diventa una tecnologia utilizzata e la blockchain diventa utilizzata. Vedo già per questo video è tutto. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, iscriverti al canale per non perderti altri video come questo, metti mi piace al video se hai trovato interessante, e noi ci vediamo al prossimo video.